Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, qua è Darkmano che vi parla e oggi siamo qui con questo nuovo video nel quale vi darò 5 consigli per cargare su GTA 5, quindi consigli che vi saranno molto utili nello svolgimento per esempio dei miei raduni oppure nel normale gioco in free mod, ma direi di non perdere tempo e di andare subito a partire con il primo consiglio. Ok ragazzi, il primo consiglio che vi do è di modificare le auto in modo esteticamente pulito, ma ora vi spiego meglio. Il modificare esteticamente pulito consiste nel modificare l'auto con accessori che non vadano a rovinare troppo l'aspetto estetico. Faccio un esempio. La cosa che più rovinano le auto nelle modifiche e che è l'errore più comune che la gente fa è mettere uno spoiler troppo grande oppure mettercelo, perché in certe macchine gli spoiler non vanno assolutamente messi, ciò rovinano l'aspetto estetico. Un altro errore che sta assolutamente fuori dal galateo di ogni car guy su GTA 5 è mettere i neon sotto la macchina. Quindi questo qua è un argomento un po' complicato perché io personalmente non amo i neon e difatti non li tengo su nessuna macchina, ma eccezione ad alcune macchine nel quale ci metto i neon ma di color bianco, perché i neon vanno a rovinare assolutamente l'aspetto estetico dell'auto, perché il nostro obiettivo è modificare un'auto in un modo esteticamente pulito, senza troppe robe sgargianti. Ora ragazzi, la parte più fondamentale di una macchina, ossia la verniciatura, perché ragazzi molte volte mi succede di vedere macchine brutte perché hanno verniciature che non ci stanno su quella macchina. Per esempio la maggior parte degli opachi a me non piace perché può andare in contrasto con quelli che sono gli accessori dell'auto, come per esempio fari, cromature eccetera. Poi ovviamente è una scelta soggettiva vostra. Ciò che vi consiglio io è di usare colori classici o ancora meglio metallizzati con delle perlescenze che non vadano troppo in contrasto e di tenere colori neutri. Per esempio, come vedete sulla mia macchina, ho tenuto un color panna che credo che ci sia molto sia con le cromature e sia per eleganza. Ragazzi, passiamo al secondo punto, ossia come abbassare le auto ulteriormente rispetto alle normali sospensioni. Però abbiamo bisogno di un paio di requisiti, che sono avere le armature al 100% e non avere le ruote antiproiettile. Dopodiché prenderete la Revolver Mark II, che è l'arma che più vi consiglio per fare questo bug, ma potrete usare anche la Revolver Navy o la Revolver d'oro. E dovete sparare sopra il perno del cerchione, facendo attenzione a non bucare le ruote. Dovrete sparare dai 3 ai 6 colpi per ruota, poi dipende dalla macchina e su certe macchine non funziona dato che esploderà o si romperà il motore. Per questo è molto importante avere le armature al 100% per evitare questo fenomeno. Come vedete per la mia Voltic ne bastano 3 per abbassarla ad un livello e 6 per abbassarla con il secondo livello. Come possiamo vedere l'auto così è molto più bella e molto più cattiva, essendo un bel po' più bassa. Quindi vi consiglio molto di fare questo bug prima di portare la vostra auto al raduno. E inoltre ricordo che questo bug è utile anche per aiutarvi a driftare, perché praticamente si va a danneggiare le sospensioni e la macchina slitterà di più. Ragazzi, ora passiamo al terzo consiglio di questo video, ossia sul come fare bene le partenze per le gare. Vi spiego. Molti di voi fanno le partenze in modo sbagliato perché giustamente tenete premuto il freno a mano e accelerate tutto il gas e poi lo rilasciate, però facendo così le ruote slitteranno, come potete vedere, e ciò vuol dire che state perdendo tempo e aderenza. Quindi ciò che vi consiglio di fare è, quando siete fermi, tenete il freno a mano e l'acceleratore più o meno alla metà, 70%, poi vi allenate bene voi, ma dovete fare in modo che le ruote non slittino in partenza. Difatti, come vedete, partirete molto più veloci. Ma ora vediamo anche il double clutch.
Il double clutch è questo bug che vi permetterà di avere un'ulteriore accelerazione mentre siete in corsa, ma ora vediamo come funziona. Per fare il double clutch dovrete innanzitutto partire, nel modo che vi ho detto io, e poi quando la macchina sta mettendo la seconda o terza marcia, questo varia anche su alcune macchine, voi dovrete alternare per un tempo minimo freno a mano con l'acceleratore e ciò vi farà andare un botto più veloce la macchina. Ovviamente se la macchina è a trazione posteriore fate soltanto con R1, ma se la macchina è 4x4 dovrete usare anche L2 insieme ad R1. Ecco a voi ragazzi difatti una sfida per vedere il metodo classico che usate voi e il metodo advanced, quello che vi ho insegnato io. E vediamo la sfida cronometrata. Ora ragazzi passiamo con il quarto consiglio che vi può essere molto utile soprattutto nei raduni JDM, ossia come togliere il cofano oppure qualsiasi parte dell'auto. Quindi ragazzi dovrete innanzitutto aprire il cofano con il menu interazione e poi prendere la flare gun, vi servirà la pistola lanciarazzi e dopodiché semplicemente sparerete al cofano e questo cadrà senza rovinare l'auto. Dopodiché vi allontanerete e avrete così la vostra auto senza cofano. Ragazzi, quinto e ultimo consiglio, ma non per importanza, ossia come parcheggiare la macchina con le ruote girate. Ragazzi, è abbastanza difficile, ma ora lo vediamo insieme. In pratica dovete tenere premuto X, R1 ed R2 in contemporanea, mentre fate destra e sinistra molto veloce con l'analogico dello sterzo. Dopo, mentre premete tutto questo, dovrete in aggiunta premere triangolo quando vedete che le ruote hanno rallentato. E così, se avete fatto giusto, dovreste avere la vostra magnifica macchina parcheggiata con le ruote girate. Ok ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere se vi è stato utile e se questi consigli vi piacciono e vi hanno aiutato effettivamente con le auto su GTA 5. Ma ragazzi, fatemi sapere nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Quello Dark è tutto, bella raga.